Rieccoci con un nuovo video e come vedete anche quest'oggi appunto con i Romantic Tarot. Allora, questo meraviglioso mazzo che appunto ci introduce in un'ambientazione assolutamente da favola, un'ambientazione che parla d'amore in città meravigliose tipo Vienna, Roma, Parigi, città assolutamente meravigliose che si ricordano proprio per l'amore. Oggi ovviamente dunque ci facciamo aiutare da questo mazzo per parlare appunto d'amore, ossia di una storia che non è mai iniziata, ma che voi vorreste possa iniziare con una persona che vi piace da diverso tempo e dalla quale evidentemente anche vi sentite ricambiate in quanto ad attrazione, in quanto ad attenzioni. Dunque, proprio come recita il titolo, vogliamo sapere appunto: lui mi piace da tanto tempo, sarà finalmente mio? Inizieremo una storia? Su cosa posso fare affidamento in riferimento a questa persona e quali sono invece gli ostacoli? Cosa devo tenere in considerazione? Che tipologia di rapporto c'è ad oggi tra me e questa persona? Il consiglio degli arcani ed infine il futuro immediato. Quindi, se effettivamente tra voi e questa persona inizierà un rapporto, una frequentazione sicuramente molto più intensa rispetto alla minima conoscenza che avete nel presente. Allora, io inizio come sempre a mescolare il mazzo e utilizzeremo, come avrete sicuramente già capito, il metodo degli 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io. Allora, perfetto. Perfetto. Allora, ora posizioniamo qui il mazzo completo. Io cerco di mettervele in posizione più evidente possibile, anche se sapete che comunque sia io poi ve le faccio vedere bene portandole proprio davanti alla telecamera. Allora, iniziamo come sempre con la prima posizione, ossia il presente, cioè ad oggi il rapporto tra voi e questa persona, ovviamente cercando di dare maggiormente uno sguardo alla sua posizione nei vostri confronti, quindi quello che lui pensa in questo momento del vostro rapporto, della vostra conoscenza. Allora, in questo caso abbiamo il fante di coppe. Questa persona, ragazze, ve lo dico già e anticipando probabilmente anche il futuro, è una carta di intenzionalità molto importante, molto forte, che riguarda appunto dei messaggi. Quindi questa persona, nel caso abbia il vostro numero di telefono, una persona che ha voglia di sentirvi, di contattarvi, ed è appunto una persona che ha una gran voglia di portare avanti la conoscenza con voi. Quindi è una carta appunto di invito. Potrebbe per esempio volervi invitare a prendere semplicemente un caffè o a mangiarvi una pizza o al cinema, quindi qualcosa di molto tranquillo.
qualcosa anche di molto tenero, di molto dolce, quindi non è la classica persona che evidentemente ha semplicemente una mira nei vostri confronti, perché qui parliamo di coppe, quindi è una persona che nei vostri confronti prova già una certa emozionalità, e questo è molto importante perché abbiamo detto che obiettivamente il rapporto fra voi non è ancora ben definito, eppure in realtà questa carta così carina e dolce ci fa pensare che in realtà questa persona già provi, diciamo, delle importanti emozioni. Non posso parlare di sentimenti, ok? Quindi non è qualcosa di conclamato, ma sicuramente è qualcosa comunque di molto dolce, di molto importante, che lui ovviamente prova e sente, quindi potrebbero essere classiche farfalle nello stomaco quando magari vi vede, quando percepisce la vostra presenza. Quindi è una persona assolutamente attratta da voi, parliamo di coppe, quindi anche ovviamente di liquidi, di conseguenza è una persona che potrebbe desiderarvi, ma è un aspetto questo in questa persona, forse più in secondo piano. O perché è una persona anagraficamente giovane, perché in realtà appunto il paggio di coppe può rappresentare generalmente un ragazzo giovane dai 20 ai 30-35 anni, oppure anche se è una persona dall'età anagrafica piuttosto elevata, è comunque una persona molto, diciamo, dolce e tenera, come può esserlo un ragazzino giovane, cioè si sente dinanzi a voi quasi come fosse davanti alla prima cotta, ok? Quindi è una persona che in realtà fa fatica a mantenere anche un po' una sorta di equilibrio nel momento in cui vi vede o sa di voi, perché ovviamente ha i pregi di un ragazzo giovane alla prima esperienza, ma anche i difetti, quindi è una persona che potrebbe in qualche modo farsi anche prendere a volte da dei dubbi o da delle incertezze. Però in realtà è una persona che, vi ripeto, ha ovviamente già preventivato di o scrivervi o comunque invitarvi a bere qualcosa, a prendere qualcosa assieme. È una persona che ha voglia quindi di costruire qualcosa con voi. Vi ripeto, è attratta da voi questa persona, ma prova anche già delle emozioni che a volte però possono un po' spaventarlo, ma vi ripeto, niente di tragico, perché il fante di coppe, come tutti i personaggi di coppe, è ovviamente un personaggio che non teme i sentimenti, ok? Li vive in maniera molto coraggiosa, anzi, vive quasi per i sentimenti, quindi per lui sono fondamentali. Dunque, non è una persona che se ne fa spaventare, ok? Quindi, nel caso in cui questa persona abbia il vostro numero di telefono piuttosto che vi seguiate sui social, aspettatevi una comunicazione. Nel caso in cui non ci sia tutto questo, questa persona potrebbe chiedervi appunto il vostro numero di telefono o comunque proporvi qualcosa di allettante, divertente per voi e anche un po' piccante, ok? Vediamo appunto i pro della situazione, quindi su cosa voi potete fare affidamento nei confronti di questa persona. Allora, qui abbiamo il 7 di coppe, vi ha scelta. Allora, perché il 7 di coppe è la carta della scelta. Allora, o questo è un bell'imbusto che ha veramente tante corteggiatrici, quindi potrebbe avere chiaramente tante altre possibilità, oppure è comunque un uomo che ci sa fare, che quindi ha avuto diverse esperienze ed è una persona molto ambita, ok? Al di là del suo aspetto estetico, può essere anche semplicemente una persona che ha grande charme. Ma a noi cosa interessa? Che lui ha scelto voi. Quindi in realtà è una persona che, pur avendo magari tante opportunità, perché ce le ha ragazze, ve lo dico e ve lo ribadisco, qui abbiamo un 7 di coppe, quindi oltre voi ci sono altre persone o ci potrebbero essere altre persone, ve lo dico sin da subito, questa è una persona che ha scelto voi. Rappresenta infatti la carta della scelta, quindi di una persona che di fronte a più opportunità va dritto verso appunto il suo obiettivo, come sta facendo questo cavaliere.
Quindi in realtà è una persona che ha tutta l'intenzione, ve lo dicevo anche con il Fante di coppe, di coltivare questa cosa che lui prova per voi. Ok? Quindi è una persona che vi vede sostanzialmente fortemente uniche rispetto alle altre persone. Uniche in cosa? Potrebbe essere nel vostro aspetto estetico, nel vostro charme, nella vostra allegria, nel vostro modo di essere e di fare. Quindi è una persona che vi apprezza molto e che vi vede appunto come una sorta di unicum in tutta la, diciamo, marea di persone che lui potrebbe avere o che lui sta magari anche sentendo e frequentando. Quindi potrebbe sentire più persone, ma tra tutte queste il suo interesse si è mobilitato verso di voi. E ovviamente un interesse, parliamo di una carta di grado 7, che vuole trovare ovviamente concretezza nella realtà, quindi vuole realizzarsi, non è per esempio un 6 di coppe, per cui c'è una scelta e l'individuo sta riflettendo ancora per esempio su quale strada percorrere. Qui abbiamo già una scelta fatta e di conseguenza già una progettualità sulla strada da percorrere con voi. Vi ripeto, ve lo dicevo, con questo Fante di coppe questa persona ha già in mente, no, delle tappe nella vostra frequentazione, come se ogni volta aumentasse, diciamo, il tiro. È chiaro che questa persona, per esempio, inizia salutandovi, poi magari vi propone un caffè, poi vi chiede un'uscita un po' più impegnativa, cioè una persona che comunque ha tutte le intenzioni di portare avanti questa cosa. E vi ripeto, è molto bella questa posizione del 7 di coppe perché vi ha scelta. Questo è assolutamente fondamentale, perché vede qualcosa in voi che non ritrova nelle altre persone. Quindi ecco perché probabilmente già queste coppe, 2 volte 2 carte di coppe, qui c'è tanta emotività. È una persona che si emoziona davanti a voi. Magari non lo dà a vedere, ma vi posso garantire che a questa persona il cuore batte parecchio, si sente emotivamente molto colpito da voi. Bella questa stesa, è iniziata veramente molto bene. Allora, vediamo che cosa ha nel cuore a questo punto questa persona. Allora, l'appeso. È una persona che arriva da un momento sicuramente di grande sacrificio e di delusione. Questa è una persona che si è presa uno stand-by nei confronti dell'amore e delle relazioni e dei sentimenti. Questa persona o ve lo ha già detto o ve lo dirà, anche se abbiamo detto dalla domanda iniziale che non siete ancora del tutto così in qualche modo in sintonia, quindi potrebbe non avervelo detto. In realtà questa persona si è presa del tempo per potersi disintossicare, diciamo, da qualcosa del passato che è stato veramente molto molto deleterio per lui. La carta dell'appeso, vi ripeto, rappresenta come definizione da manuale il sacrificio. Quindi è chiaro che questa persona ha vissuto sicuramente una o anche più relazioni che lo hanno sfinito, cioè lo hanno proprio stancato moralmente, ma anche fisicamente. Cioè questa potrebbe essere la classica persona che per esempio sotto stress può sviluppare per esempio delle patologie psicosomatiche, quindi è una persona che potrebbe anche averne risentito parecchio. Quindi anche il fatto che probabilmente con voi non si sia lanciato immediatamente nella conoscenza può dipendere, anzi a mio avviso dipende proprio da una situazione di questo genere. Cioè questa persona è veramente stata troppo in qualche modo scioccata e anche stancata da delle situazioni che in qualche modo gli hanno imposto di fermarsi. Io credo, visto l'appeso, che sia stato lui a chiudere un rapporto precedente, quindi che lui non abbia subito una chiusura, ma che l'abbia fatta, perché in realtà, appunto, la carta dell'appeso rappresenta un individuo che si ferma volontariamente per sua scelta per poter in qualche modo riuscire a capire che cosa fare di una determinata situazione o semplicemente della sua vita. Quindi attenzione, potrebbe essere una persona che ha messo in stand-by, in pausa una storia, quindi o l'ha proprio chiusa oppure l'ha messa in stand-by. Quindi qui una persona del passato assolutamente c'era, ma vi ripeto, o è una persona che non c'è più perché l'ha chiusa del tutto, oppure è una persona che ha messo in pausa una compagna in qualche modo per riuscire a capire cosa farne di questa relazione. Quindi mi raccomando, nel momento in cui
il rapporto con questa persona si andrà ad approfondire perché lui vuole approfondirlo, cercate di capire effettivamente come va la sua situazione appunto sentimentale. Vi ho parlato di scelta, 7 di coppe. Quindi potrebbe essere che voi siate state la scelta che ha questa persona nei confronti di una partner, per esempio, del passato, che abbia deciso di, per esempio, dedicarsi a qualcosa di nuovo, cioè voi, scartando qualsiasi opzione del passato. Però, ragazze, io comunque vi invito sempre a tutelarvi, quindi a tutelare la vostra vita, la vostra esistenza in primis, ma soprattutto a tutelare ovviamente il vostro cuore. Quindi cercate di capire bene se questa persona possa essere del tutto libera oppure se possa avere comunque ancora una storia del passato in stand-by, perché la situazione cambia di parecchio, perché un conto è se io sono completamente libero, un conto è se sono in pausa di riflessione con una compagna e nel frattempo esco con qualcun'altra. No, le due cose sono ben diverse. D'accordo? Voi non siete il passatempo di gioia di nessuno, che sia ben chiaro. Quindi cercate di approfondire bene, non fategli il terzo grado, ragazzi, cioè cercate di essere ovviamente discrete, ma cercate di tutelare voi stesse. Voi non siete l'intermezzo tra nessuno. Ok? Vediamo gli ostacoli a questo punto tra voi e questa persona. Il 10 di denari, no, allora vi confermo che qui c'era una storia, perché la carta del 10 di denari rappresenta appunto generalmente una storia ufficiale, quindi potrebbe essere un matrimonio piuttosto che una convivenza, piuttosto che appunto addirittura anche un rapporto di lunga data, potrebbe anche essere con figli, perché il 10 di denari rappresenta proprio una situazione matrimoniale o comunque di famiglia allargata che prevede appunto la presenza anche di figli. È venuta in accezione negativa, di conseguenza il rapporto potrebbe essersi interrotto e quindi potrebbe essere in separazione o divorzio, oppure semplicemente la ex compagna ha appunto traslocato, quindi può aver cambiato abitazione o lui, quindi comunque qui c'era un rapporto importante che si è interrotto ed è stato veramente burrascoso, perché il 10 di denari in accezione negativa rappresenta proprio delle dispute familiari veramente pericolose, che hanno avuto dei risvolti negativi soprattutto da un punto di vista economico e finanziario. Quindi qui parliamo comunque di una persona che potrebbe aver, diciamo, subito anche, tra virgolette, dei ricatti da parte di un'ex compagna, piuttosto che da parte dei familiari di un'ex compagna. Quindi qui ci sono state delle forti discussioni, dei grandi litigi, tra l'altro anche portati avanti per diverso tempo. Litigi che ovviamente però non vertevano sui sentimenti, che praticamente non esistevano più, perché qui non abbiamo un 10 di coppe, abbiamo un 10 di denari, quindi abbiamo l'aspetto familiare visto per quanto riguarda la mera materialità, quindi dei litigi, delle discussioni che riguardavano appunto non i sentimenti, bensì tutto ciò che è l'approccio materiale al vivere, il benessere, quindi potrebbero essersi ritrovati a bisticciare per quanto riguarda appunto la divisione di una casa, piuttosto che un'eredità, piuttosto che il conto in banca, le bollette e tante altre questioni nel momento in cui una persona appunto si separa. Di conseguenza, obiettivamente, qui c'è un ostacolo ed è un ostacolo abbastanza importante, perché se mi viene ancora nella posizione del presente, evidentemente qui ci sono ancora ovviamente delle magagne a cui questa persona deve far fronte. Quindi potrebbe assolutamente di nuovo saltare fuori la presenza di una ex compagna purtroppo ancora molto ingombrante, soprattutto nel caso in cui ci siano dei figli. Quindi sicuramente qui abbiamo una condizione, una situazione alle spalle piuttosto impegnativa che questa persona deve ancora risolvere. Se questa persona vi dice che ha risolto tutto alla grande, alla perfezione, o non sta parlando di quella persona di cui appunto invece viene rilevata la presenza nelle carte,
oppure vi sta semplicemente mentendo per in qualche modo rendersi più appetibile ai vostri occhi. Quindi attenzione, perché qui ci sono ancora delle problematiche legate a un rapporto familiare che purtroppo è degenerato e finito anche male, ovviamente con grande sofferenza e dispiacere, ma più che altro con delle grosse discussioni, dispute, litigi, dispetti, malumori. Allora, questo spiega ovviamente l'appeso, ecco perché questa persona è stanca e in qualche modo si è chiamata fuori dalle relazioni, perché se mi arriva da un passato del genere, che tra l'altro è ancora nel presente, è capibilissimo. Vediamo appunto l'entourage, quello che circonda questa persona, gli amanti, la carta delle scelte. Allora, nuovamente, l'ho citata appunto prima come 6 di coppe, qui abbiamo comunque il sesto arcano maggiore, perfetto. Allora, come volevasi dimostrare, ragazza, qui prende sempre di più in qualche modo piede il discorso che questa persona, tra l'altro è incredibile, la logicità delle stese, io ne rimango sempre strabiliata, ovviamente in maniera positiva. Vi ho parlato di una scelta che questa persona ha fatto tra voi e più persone, che cosa ovviamente mi ribadiscono gli arcani, che infatti questa persona ha fatto una scelta. Questa persona nel suo entourage, quindi probabilmente nel suo ambiente professionale, piuttosto che nella sua cerchia di amicizie, piuttosto che nel momento in cui pratichi un'attività sportiva tra appunto le persone che in qualche modo frequentano le varie palestre, piuttosto che squadra di pallavolo, eccetera. Questa è una persona che ha delle conoscenze, quindi altre donne che hanno provato in qualche modo ad iniziare un qualcosa con lui. Quindi vi ripeto che è una persona effettivamente molto ambita e molto desiderata, o comunque vi ripeto ci sa fare quest'uomo, per cui è riuscito comunque in qualche modo a canalizzare l'attenzione del gentil sesso nei suoi confronti. Però ragazzi è ovvio che qui abbiamo una carta che ci parla di una scelta, quindi questa persona è anche molto selettiva, perché ovviamente ci vengono 2 scelte, quindi evidentemente in voi questa persona ha visto quella qualità che in realtà è stato l'ago della bilancia che ha fatto pendere completamente la sua scelta nei vostri confronti. Quindi vi ripeto, o il vostro aspetto estetico, piuttosto che la vostra posizione sociale, piuttosto che il vostro modo di essere e di comportarvi. Questa è una persona che ha apprezzato un qualcosa di voi in maniera assoluta, per cui come vi dicevo prima con il 7 di coppe vi vede come un unicum, e questo chiaramente gli ha portato a scegliere la vostra persona escludendo tutto il resto. Quindi questa è una scelta ben precisa, la carta degli amanti, Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni di portare avanti questa relazione o comunque di iniziare, perché la carta degli amanti rappresenta proprio l'inizio di un qualcosa di nuovo da un punto di vista sentimentale, tra l'altro in tempi molto brevi. E ve lo dicevo anche con il fante di coppe che questa persona ha voglia di vedervi e sentirvi in fretta, quindi questa persona inizierà e ha intenzione di iniziare una relazione, una frequentazione più stabile con voi, proprio perché, vi ripeto, ha notato qualcosa in voi che lo fa impazzire, che gli piace nettamente di più rispetto alle altre persone che, per carità, possono comunque in qualche modo aver destato comunque appunto la sua attenzione, ma in realtà evidentemente nei vostri confronti questa persona ha provato un qualcosa di più, quel qualcosa di più che in qualche modo lo ha spinto a scegliere voi rispetto a tutto il resto. Quindi è una persona che ha fatto una scelta, questa è una persona direi molto sicura di sé, o comunque una persona che si conosce, quindi è una persona che conosce se stesso, che sa quello che gli piace e sa quello che non gli piace, ok? Quindi evidentemente è una persona anche che tende molto ad osservare l'altro, perché ovviamente ragazze per effettuare una scelta e perché evidentemente questa persona vi ha tenuto d'occhio da tanto tempo, comunque vi tiene d'occhio da tanto tempo. Quindi qui avete veramente di fronte a voi una persona che vi ha scelta, e ve lo ripeto e ve lo ribadisco.
Quindi nel caso in cui comunque sia un uomo molto ambito, è ovvio che può darvi fastidio, ma non abbiate timore di questo. Non avete rivali, perché la scelta l'ha fatta lui. Quindi non è un uomo che si fa scegliere, è un uomo molto deciso che sceglie chi avere al suo fianco. E ve lo dicevo anche per quanto riguarda il suo passato. Questa non è una persona che è stata lasciata. Questa è una persona che ha lasciato o che ha portato alla chiusura il rapporto, perché non ne poteva più. Vediamo però il filo rosso che vi lega a questa persona, quindi che cosa già c'è fra di voi. Qui abbiamo il 5 di coppe, un'attrazione incredibile. Allora, il 5 di coppe rappresenta proprio la vittoria della carnalità, quindi in realtà ecco che cosa molto probabilmente lo ha colpito, quindi inizialmente proprio il vostro aspetto estetico. È una persona che in realtà vi vede delle donne molto sensuali, delle donne 7 volte femmine, cioè nel senso che questa persona apprezza molto la vostra femminilità e il vostro modo di mostrarlo. Vi vede anche delle donne combattive, delle donne capaci in qualche modo di lottare per ciò che vogliono. È una carta di grado 5 che rappresenta comunque anche il coraggio, la temerarietà in qualche modo nel difendere ciò che è proprio. Quindi è chiaro che questa persona vi vede proprio come una donna che possa stare al suo fianco e che possa in qualche modo volersi battere anche contro, eccole qui, altre rivali. Quindi una donna che lo possa far sentire anche desiderato, protetto, difeso, conquistato. Cioè vi vede veramente come delle donne molto molto forti. E non vuole perdere assolutamente questa occasione, perché il 5 di coppe è anche la carta dei rimpianti, cioè questa persona non vuole lasciare intentata la possibilità di avere una storia con voi, di provarci, proprio perché è una persona che non vuole appunto avere dei rimpianti su ciò che potrebbe farlo star bene, non vuole perdere quel qualcosa che lo potrebbe far godere, che gli potrebbe far vivere una situazione sentimentale decisamente migliore rispetto a quella che lui ha vissuto nel passato, da cui appunto arriva con questo appeso e questo 10 di denari in accezione negativa. Il 5 di coppe rappresenta però anche l'uscita da una situazione noiosa e pesante. Il 5 di coppe arriva da un 4 di coppe, che è la carta dei rapporti che annoiano. Quindi vi vede in effetti come quell'elemento in più che appunto può aiutarlo ad uscire da questa situazione negativa e da questo stand-by, da questa solitudine. Quindi in realtà vede non solo la bellezza come elemento positivo nel vostro rapporto, quindi non vi vede solo delle donne passionali, delle donne carnali, ma vi vede anche come la donna in grado in questo momento di dargli quell'allegria, quella felicità di cui lui ha bisogno, perché è una persona che ha bisogno di uscire da situazioni negative, noiose, pedanti, che gli hanno ammorbato l'anima e il cuore. Quindi siete per questa persona un cambiamento, quel grande cambiamento di cui lui ha bisogno in questo momento. Quindi potreste rappresentare per questa persona un'unione brillante, un'unione gioiosa, ricca di colpi di scena, qualcosa di vivo, che lo faccia sentire vivo, che gli dia armonia, che lo faccia sentire ancora più desiderabile. Siete un po' la buona fortuna per questa persona, la prosperità che stava aspettando, una conoscenza molto interessante che lui, vi ripeto, ha tutta l'intenzione di portare avanti. Attenzione però ragazze, qui parliamo di un 5 di coppe, non parliamo di per esempio un 9 di coppe o di un 10 di coppe. Quindi questa persona momentaneamente da voi cosa vuole? Non vuole
un 2 di coppe o un 10 di coppe, cioè non vuole un rapporto che sia soffocante, un rapporto fatto e finito. Ok, siamo fidanzati, anello al dito, convivenza, nulla di tutto questo. È un 5 di coppe. Questa persona vuole conoscervi, vuole riprendere e ridare vita alla sua vita sentimentale, al suo cuore, al suo corpo, vuole godere di voi, ma evitando un impegno che sia del tutto e troppo soffocante. Ok? Quindi è un 5 di coppe. Non vuole un rapporto superficiale, ma non vuole neanche affrettare i tempi. Quindi è una persona che vuole approfittare della vostra conoscenza, di quello che voi gli fate provare e man mano rendersi conto di come potrebbe andare avanti la situazione. Quindi è vero che vi ha scelta, ma è una persona che vuole da voi in questo momento una conoscenza in progress, ma non un impegno immediatamente stabile, ufficiale sin dall'inizio. Perché questa persona arriva già da un impegno del genere, che lo ha fatto dannare, per cui non ne vuol sentir parlare. Devo essere sincera perché qui abbiamo un 5 di coppe. Ok? Perché è una persona che potrebbe facilmente sentirsi soffocare nel momento in cui si senta stretto nelle maglie di un nuovo rapporto. Ripeto, non è una persona che vi vuole usare. Assolutamente no. Ma è una persona che ci vuole andare cauta. Perché 5 di coppe rappresenta anche la prudenza. Quindi vuole portare avanti il rapporto? Assolutamente sì, ma non vuole che diventi qualcosa di soffocante. Quindi mi raccomando, non date l'idea immediatamente a questa persona di volere un impegno simile matrimonio, ok? Perché questa persona non lo vuole, almeno momentaneamente. Vediamo il consiglio a questo punto degli arcani. Qui abbiamo l'asso di denari, ragazze. Allora, nel caso in cui questa persona ovviamente vi piaccia, e lo do per scontato, altrimenti non sareste in questa stesa, e nel caso in cui questa persona vi proponga un caffè piuttosto che un'uscita, sarebbe buona cosa accettare l'invito. Quindi agevolare il contatto diretto con questa persona. Perché? Perché questa persona evidentemente potrebbe raccontarvi, parliamo di un asso di denari, quindi una carta di comunicazione, molto di sé. Quindi potreste, per esempio, scoprire anche qualcosa del suo passato, potreste conoscerlo meglio e capire se effettivamente è la persona che può fare per voi o meno. L'asso di denari rappresenta un grande guadagno, quindi anche per voi la conoscenza di questa persona potrebbe essere la conoscenza giusta per voi, qualcosa che potrebbe arricchire la vostra vita sentimentale. Ma, dicono ovviamente gli arcani, dategli la possibilità di vedervi, di uscire, di fare due chiacchiere, di prendervi il famoso caffè insieme. Quindi cercate di agevolare le comunicazioni con questa persona, cercate comunque anche di scambiare quattro chiacchiere, per esempio su WhatsApp, fate delle domande, ripeto sempre in maniera molto discreta, mostrate la vostra voglia, il vostro desiderio di conoscere questa persona, facendogli capire che lui vi piace. Che vi piace da un punto di vista estetico, parliamo di denari, che vi piace da un punto di vista mentale, comportamentale, fategli capire che voi siete attratte da lui e che siete interessate a lui, proprio come lui lo è di voi. Quindi cercate un clima di comprensione e di collaborazione,
perché così facendo la situazione sicuramente progredirà. Prendete anche voi delle iniziative, cioè per esempio, se sapete di incontrare questa persona, per esempio sempre nello stesso bar, piuttosto che alla macchinetta del caffè al lavoro in un determinato orario, cercate in qualche modo di avere questo orario come aggancio o questo posto come vostra meta preferita. Quindi date spazio a questa conoscenza, perché appunto potrebbe arricchirvi, potrebbe essere una fortuna, diciamo, un momento importante da un punto di vista karmico per la vostra esistenza. Potrebbe essere un nuovo inizio, l'inizio di un qualcosa di bello, che potrebbe in qualche modo farvi piacere. Quindi, vi ripeto, prendete l'iniziativa, fategli anche qualche sorpresa, a questa persona farà piacere. Ok? Quindi non mostratevi ritrose, perché questa persona ha bisogno di parlare con voi. Qui c'è tanta comunicazione che farebbe molto bene al vostro rapporto. Vediamo a questo punto, carta del futuro, come andranno i prossimi giorni, le prossime settimane tra voi e questa persona. Qui abbiamo il fante di denari, andranno a lungo, bene. Allora, parliamo di denari, voi lo sapete che i personaggi di denari rappresentano sempre, comunque, dei tempi lunghi. Quindi, sicuramente, con questa persona, voi avrete modo di scambiare proprio 4 chiacchiere, anche di chattare, di parlare su WhatsApp, di sentirvi telefonicamente. Ci saranno molti scambi comunicativi tra voi e questa persona, ma anche scambi ovviamente da un punto di vista fisico, perché parliamo di denari, quindi abbiamo una materialità molto importante che si farà sentire. In questo mazzo è la carta, il fante di denari, del viandante amoroso. Quindi in qualche modo questa persona vi darà l'opportunità di iniziare un qualcosa di nuovo. Questo ragazzo, vedete, sta suonando. Quindi in qualche modo è come se vi stesse facendo una sorta di serenata. Cioè questa persona in realtà vi sta lanciando un segnale e ve ne lancerà. Quindi sarà a voi accettare e quindi iniziare un qualcosa. Dunque, che cosa significa? Che questa persona pianificherà, perché, ecco, non è come il fante di coppe o il fante di bastoni che agiscono d'impulso. Il fante di denari è una persona generalmente che tende a pianificare cosa dire, dove andare, cosa fare, come organizzarsi. Ve l'ho già detto, questa è una persona che sceglie, quindi probabilmente vi ha tenuto d'occhio già da diverso tempo, quindi è una persona molto metodica. Essendomi venuto un personaggio di denari, questa è una persona che potrebbe avere o come segno zodiacale un segno di terra, quindi Toro, Capricorno, Vergine, o nell'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni. Per esempio potrebbe avere la Venere in Toro piuttosto che Mercurio in Vergine. Ok? Quindi i pianeti principali che strutturano la personalità, cioè Luna, Marte, Venere e Mercurio, oltre ovviamente al Sole e all'ascendente, in uno di questi 3 segni o in più di questi 3 segni. Ok? Perché è una persona molto metodica che agisce però in maniera funzionale. Quindi vi ripeto, non sulla scorta di un desiderio, non è la classica persona che vi vede e vi corre incontro. Questa è una persona che in qualche modo cercherà di valutare anche cosa dirvi e come dirvelo per cercare di conquistarvi. Quindi questa è una persona che si farà avanti
con un piccolo dono, con un piccolo gesto, con una piccola azione che porterà allo sviluppo ulteriore della vostra conoscenza. Ma avrà le idee ben chiare, saprà gestire la cosa e in qualche modo saprà anche gestire se stesso. Quindi ci saranno nuove iniziative, nuovi progetti ed è una persona che vi ammira e vi apprezza tanto da un punto di vista fisico. Voi questa persona la fate impazzire. Quindi con il Fante di Denari abbiamo delle buone notizie in arrivo e che vi verranno date, vi ripeto, in maniera piuttosto continuativa, proprio perché i denari rappresentano appunto dei tempi più lunghi. Quindi questa persona vi farà capire per diverso tempo, con diversi gesti, che voi gli piacete. Ragazze, ve lo dicevo all'inizio di questa stesa, questa è una persona che sceglie, quindi ha già un progetto ed è una persona che, come vi dicevo con il 5 di coppe, ci vuole andare piano, sì, ci vuole andare con i piedi di piombo, sì, ma vuole andare però. Quindi è una persona intelligente, che ha molto senso pratico e grandi slanci, grandi iniziative. Con determinazione e volontà, questa persona vi farà capire che vi vuole vedere, che vi vuole frequentare. Quindi è una persona che in qualche modo vi farà capire anche la sua attrazione fisica. Quindi sicuramente è una persona attratta, ma è anche una persona che non ha secondi fini, perché ha un intento serio e costruttivo. Ve lo dicevo, è una persona che, ok, per gradi, ma vuole procedere. Quindi, per esempio, vi chiederà il numero di telefono, poi vi chiederà un'uscita, poi qualcosa di sempre più impegnativo. Quindi aspettatevi praticamente un continuum in questa storia, in questa conoscenza, che procederà per gradi, ma procederà. Quindi aspettatevi appunto delle ottime notizie e spetterà a voi appunto poi lo scegliere a vostra volta se continuare o meno questa comunicazione, queste conversazioni e in qualche modo questa conoscenza. Ma qui ci sarà e sarà veramente molto bella. Sarà una conoscenza che vi porterà sicuramente alla nascita di una certa stabilità. Ragazze, qui parliamo di un Fante, quindi è ancora un qualcosa di embrionale, per cui non stiamo parlando di un rapporto fatto e finito, quindi non abbiamo un asso di coppe, ok? O non abbiamo un 2 di coppe, ma abbiamo detto che lui non lo vuole. Quindi comunque di nuovo ci ritroviamo di fronte a una straordinaria logica di questa stesa, ma è una persona che comunque cercherà altri approcci. E vi ripeto, con questo Fante di Denari saranno approcci assolutamente concreti. Quindi questa persona non si perderà in chiacchiere, non rimarrà un rapporto inconcludente, in sospeso. Questa non è una persona che vuole lasciare il rapporto con voi intentato. Voi piacete troppo a questa persona, ve lo dicevo inizialmente proprio con il Fante. Voi gli piacete molto. Questa è una persona che ha tutte le intenzioni di conquistarvi e lo vuole fare perché voi gli piacete, perché lui ha scelto voi. Quindi non è una persona che vuole in qualche modo sprecare tempo, È una persona che vuole godere di questa possibilità che il destino gli ha dato, evidentemente per rifarsi da un brutto passato che però, attenzione, è ancora presente nella vita di questa persona. Quindi, per chiunque si sia sintonizzata su questo video per il principio di sincronicità, sicuramente un messaggio c'è, anche per voi. Cercate chiaramente di non affrettare troppi tempi, perché questa persona non lo vedrebbe di buon occhio, perché è una persona che ama procedere per gradi ed è una persona che procederà per gradi, portando comunque un ottimo sviluppo la vostra storia. Quindi ci saranno altri incontri, ci saranno tante comunicazioni che vi legheranno a questa persona. Di conseguenza, in bocca al lupo.